Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Questa sera, ore 18:45, torna la Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte, le ultime di formazione, sia in casa Napoli, come stanno loro, come se la passano in Bundesliga, le ultime uscite in Champions, tatticamente cosa potrebbero fare per metterci in difficoltà, passando per la conferenza stampa di mister Antonio Conte con un messaggio che dobbiamo recepire, incamerare e tenere fisso nelle nostre menti. Una piccola curiosità: Mariani, l'arbitro di Napoli-Inter, bocciato in Italia, promosso in Europa. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se passate per la prima volta e se vi fa piacere, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica. E se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo e al canale stesso. Detto questo, Mariani, arbitra Napoli-Inter in Italia, bocciato dappertutto, un mese di stop, lo fermiamo ai domiciliari se non stiamo attenti. L'UEFA lo promuove e gli affida una partita di tutto rispetto, ovvero Paris Saint-Germain Bayern Monaco. Quindi, visto che non gli è stata affidata Bodo Glimt Karabakh, per dire, con tutto il rispetto che posso avere per queste due squadre, l'UEFA se ne sbatte altamente sia della FIGC e sia dei metodi di giudizio dell'AIA, perché sappiamo tutti quanti della classifica interna, gli arbitri vengono giudicati, quando vieni chiamato al VAR comunque è una situazione che va a pesare nella valutazione della direzione arbitrale di un determinato match, e quindi finché staremo sempre su questo di punto dove il VAR influisce nel caso vieni chiamato, non vieni chiamato, vai a vedere, rivedere un'azione, al limite torni sulle tue decisioni, e sarà sempre una condizione che peserà nel voto finale della direzione della partita. E allora siamo sempre punto e da capo. Quando il VAR diventerà, in Italia parlo, lo strumento che aiuterà solamente l'arbitro a dirigere una partita dal punto di vista della legalità, tra virgolette, regolamento alla mano, e la regolarità di un match, senza andare ad influire sul voto e sulla, diciamo, valutazione della conduzione arbitrale di un determinato match, e allora vorrà dire che ci siamo incamminati, ci saremo incamminati per la strada giusta, ma fino ad allora siamo sempre punto e da capo. Detto questo, conferenza stampa del mister Antonio Conte, che dobbiamo assolutamente ricordare nel tempo, perché è un messaggio molto molto chiaro. Siamo sotto attacco. Conte si rivolge ovviamente a tutta la situazione mediatica e la zizzania che si vuol mettere in casa Napoli, nello spogliatoio, con articoli, con dichiarazioni, con personaggi che non stanno zitti, ma Conte, come sente puzza di bruciato, interviene al volo, mettendoci la faccia e sapendo come fare, perché dal punto di vista mediatico è una vecchia volpe. Si chiede compattezza all'ambiente e tutti i tifosi del Napoli che non devono farsi infinocchiare appunto da dichiarazioni altrui e situazioni che possono diventare scomode dal punto di vista mentale. Andrebbero comunque ad intaccare uno spogliatoio avendo qualcun altro in panchina. Ecco perché va ringraziato da questo punto di vista il mister Antonio Conte, ed è una fortuna averlo sulla panchina del Napoli, perché sono situazioni che vivi giorno dopo giorno in Serie A soprattutto, e devi cercare sempre la pezza a colore, non solo quando si fa male qualche calciatore e devi intervenire, ma anche extra campo. Poi si può andare a giudicare gli infortuni, la gestione atletica, una partita potevamo giocare così, potevamo giocare così, sono discussioni che ci possono stare tutte ovviamente, ma quando vai ad intaccare la situazione in casa Napoli dal punto di vista mentale e cerchi di mettere zizzania, è giusto che l'allenatore prenda posizione e ti mandi, tra virgolette, a quel paese. Sono totalmente d'accordo con il mister e la conferenza stampa di ieri, le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la formazione, e andiamo a vedere anche l'Eintracht di Francoforte che perde qualche pedina, ma dal punto di vista dell'intenzione e di ciò che fa poi in mezzo al campo cambia relativamente poco. Antonio Conte deve fronteggiare ancora una volta i problemi fisici di Gilmour e Spinazzola, le cui convocazioni sono a rischio. Dunque 4-3-3,
Milinkovic-Savic tra i pali, al centro della difesa, Rachmani e Buongiorno a destra, Di Lorenzo, ballottaggio a sinistra, Gutierrez, Olivera. Mi auguro che Gutierrez vinca il ballottaggio, quest'ultimo in vantaggio danno Olivera comunque, che potrebbe partire dal primo minuto. In cabina di regia può tornare Lobotka perché ovviamente Gilmour non c'è ad affiancarlo, pronti Anghissà e McTominay nel tridente, non si toccano Højlund e Politano, mentre il posto a sinistra, ballottaggio tra David Neres, Noah Lang, e ci fanno sapere che c'è anche Elmas che potrebbe ovviamente partire dal primo minuto, ma credo che nel caso venga schierato Elmas, parte Gutierrez come terzino. Nel caso invece ti giochi l'esterno più offensivo, tra virgolette, Neres o Noah Lang, allora intervieni dal punto di vista difensivo dietro al terzino e potrebbe partire Olivera. Questa è l'idea che mi sono fatto io, poi vediamo e vedremo stasera chi partirà. Titolare Dino Topmuller disegna un 3-4-2-1 per quanto riguarda l'Eintracht con alcuni cambi rispetto alla gara di campionato di sabato dove l'Eintracht ha pareggiato contro l'ultima in classifica. In Bundesliga aggiungo 22 gol fatti e 19 subiti in 9 partite, se non vado errato, quindi è una squadra che comunque dal punto di vista della pericolosità dell'XG, tra virgolette, è una squadra che comunque si fa rispettare, ma a livello difensivo comunque lascia tante lacune. Tra i pali Zetterer, pacchetto arretrato composto da Amenda, Koch e Teate, sulle fasce a centrocampo aggiranno Christensen e Brown in mediana, Larsson e uno tra Chaibi e Schiri, sulla tre quarti avanza Doan per sostituire Uzun insieme a Knauf a dare supporto alla punta dove è un testa a testa tra Vai e Burkhardt. Occhio anche all'opzione Cozzi al posto di Amenda facendo scalare Doan sull'esterno e Christensen in difesa. Detto questo, l'Eintracht di Francoforte comunque presenta grosse lacune dal punto di vista difensivo, ma non sono lacune che poi dici ma a difesa schierata questi prendono i gol, sono attaccabili eccetera. No, è una squadra che si affaccia nella metà campo avversaria, verticalizzazioni cercando di arrivare poi sulle fasce in maniera pericolosa e mette tanti cross. È una squadra che crossa tantissimo, però sono imprecisi, ecco, per quanto riguarda i passaggi nella metà campo avversaria e quindi perdono molti palloni sotto pressione. Quando trovi la squadra avversaria che comunque tecnicamente è valida, sa il fatto suo, vai in porta e prendi il gol, ne prendi uno, ne prendi due, ma l'Eintracht non, diciamo che non torna sui suoi passi a match in corso, quindi sei due gol sotto, continui ad andare avanti, stessa situazione e cerchi di diciamo portare avanti il tuo pensiero e la tua idea di calcio, che poi ne prendi tanti di gol così come è stato nelle partite di Champions. L'Eintracht ne ha vinta una e ne ha perse due. Prendi 5 gol con l'Atletico Madrid, ne prendi 5 con il Liverpool e ne fai 5 al Galatasaray, quindi è una squadra che sì può segnare ma sì ne può prendere altrettanti. È un Napoli che deve fare attenzione soprattutto a queste palle che arrivano dagli esterni con tanti cross, perché dal punto di vista numerico sono tanti i cross che mettono in area di rigore e anche ben calibrati, quindi attenzione massima tra i due centrali di difesa e le marcature in area di rigore, cercando di recuperare però quanto più palloni possibili quando loro vengono ad affacciarsi nella nostra metà campo, sperando che però il Napoli voglia fare la partita, faccia la partita dal punto di vista della territorialità. Lo abbiamo sentito dalle parole del mister Antonio Conte ieri in conferenza stampa e anche dalle dichiarazioni post partita contro il Como di Gutierrez, dove già si pensava ovviamente finisce il match di Serie A, non fai altro che chiudere un capitolo e aprirne un altro, perché poi si gioca immediatamente dopo 48 ore. E Gutierrez nelle dichiarazioni post partita contro il Como già pensava alla partita di oggi contro l'Eintracht, mettendola come partita da 3 punti. Dobbiamo fare 3 punti per scalare o sistemare, ecco, questo è il termine giusto, la classifica in Europa, visto che abbiamo una sola vittoria e 2 sconfitte. Anche noi veniamo dalla goleata subita contro il PSV Eindhoven. È un Napoli che ha tutte le carte per poter vincere il match di stasera. È un Napoli che abbiamo visto dalle dichiarazioni del mister anche abbastanza agguerrito e concentrato nel voler portare poi i 3 punti a casa al Maradona. Siamo nel nostro stadio, siamo in casa e fare i 3 punti
diviene quasi tra virgolette un obbligo, anche se c'è un avversario, c'è il campo, c'è una partita da giocare, siamo tutti d'accordo, non sapremo mai come va a finire, però possiamo dire che dal punto di vista delle situazioni tra virgolette favorevoli, ovvero giocando in casa e quindi trovando una squadra che non è nella maniera più assoluta una roccaforte in difesa, avendo preso 19 gol in 9 partite in Bundesliga, è vero ne hai fatti 22, però li fai e ne prendi altrettanti, non hai l'equilibrio che tanto decanta il nostro mister e che dal punto di vista difensivo il Napoli nelle ultime uscite ha anche trovato. Dobbiamo fare qualcosina in più là avanti a livello offensivo. Siamo tutti d'accordo e credo che stasera sarà un match per guardare proprio questa di situazione, come ci mettiamo dal punto di vista offensivo nell'andare a pungere un avversario e buttarla dentro. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. La live post partita non avverrà stasera dopo il match, ma molto probabilmente il salottino lo faremo domani in pomeriggio o tardo pomeriggio. Restate aggiornati con la campanellina attivata, così una mezz'oretta prima vi arriva la notifica e ci potete seguire in tutti i contenuti e anche nelle live. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.